Ciao e buona Pasqua, intanto siamo qui nel nostro 13° video per la mia sfida, come sai benissimo se mi segui da un po', 365 video, un video al giorno per un anno. Oggi, come hai visto dal titolo, parliamo di prenderci del tempo per riflettere sui nostri risultati, sulla nostra vita, di cosa stiamo ottenendo, di cosa non stiamo ottenendo, di cosa stiamo facendo, perché molto spesso le persone lo fanno una volta sola, all'anno, l'ultimo dell'anno, no? Si fanno i buoni propositi per l'anno nuovo e poi da lì, dopo pochi giorni, già si sono dimenticati. Quindi quello che è il mio consiglio che ti do, oggi è anche domenica, comunque in queste giornate, ti devi fermare. Cioè, io lo faccio settimanalmente, ti devi fermare perché se hai preso una direzione, ok? Quindi un obiettivo grande nel lungo termine, nel breve devi vedere dove sei arrivato, a che punto sei nel tragitto, perché altrimenti magari la gente va in una routine che continua a fare, dopo un po' si sveglia dopo 10 anni, come dite, tira sulla testa e vede che è in un posto dove non vorrebbe essere. Invece, se tu ogni tot, quindi magari una volta a settimana, una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, ti fermi e analizzi la tua vita. Dove stai andando? Il tuo lavoro è in linea con quello che vuoi raggiungere? Oppure, se non è ancora fatto, prendi del tempo per fissare degli obiettivi nel lungo termine. Come vorresti che fosse la tua vita se ci fosse la tua vita ideale? Una giornata ideale, come vorresti che fosse? Come lo stai facendo adesso? Quando magari ti alzi e vai a lavoro oppure lavori da casa? Cioè, bisogna definirlo questo, altrimenti rientriamo negli obiettivi di qualcun altro. Ed è questo purtroppo quello che fa la maggior parte delle persone. E magari sono infelici perché corrono tutto il giorno, sta dietro le scadenze, gli orari, i turni di lavoro, per poi arrivare a un certo punto e dire, ma non sono felice, io non faccio poche volte nella mia settimana o mesi o forse quelle 2 settimane all'anno faccio qualcosa che veramente mi piace. Quindi oggi, stasera, magari prima di andare a letto o se hai ancora tempo prima di cena, fermati, analizza un po'. La settimana appena trascorsa, hai fatto qualcosa per raggiungere i tuoi obiettivi, per diventare la persona che vorresti essere? No? Ok, ci sta, consapevolezza, è importante essere consapevoli di quello che si fa e di quello che non si è fatto, per semplicemente iniziare a dire, ok, ma la prossima settimana voglio che sia diversa, voglio arrivare veramente lì in fondo dove mi sono prefissato da qui a 3 anni, da qui a 5 anni, da qui a 10 anni. Voglio raggiungere la mia migliore versione. Quindi cosa farò? Step by step. La prossima settimana, dove ti vuoi concentrare? Hai un obiettivo di forma fisica? Quali sono le cose che vuoi raggiungere? Perché se tu oggi ti fissi degli obiettivi per la settimana, in linea con i tuoi obiettivi a lungo termine, inizi a conquistare vittoria dopo vittoria, ti troverai già domenica prossima, magari, che ti fermi, analizzi la tua settimana e dici, wow, cazzo, rispetto alla settimana prima, ho sì che ho conquistato le vittorie. Non è stata una settimana buttata al vento, è stata una settimana produttiva. Ho fatto questo, quell'altro. Adesso ho visto che qui in questo punto devo migliorare. Boom. Perché fidati, il tempo va veloce, molto veloce. Eppure ci troviamo poi a entrare in questo vortice di cose da fare che però molto spesso non sono quelle che vogliamo veramente, perché non ci portano a realizzare la vita che vorremmo. Quindi uso la tecnica del faccio delle cose, analizzo e miglioro quello che posso e continuo a rifare migliorando costantemente. Però dei momenti, delle tappe fisse in cui ti fermi e analizzi quello che stai facendo e dove puoi migliorare o cosa puoi implementare, è fondamentale. Ti ribadisco, è fondamentale, se no ti troverai da qui a 5 anni che saranno esattamente gli stessi 5 anni che hai avuto fino ad oggi. E se ti piacciono, ben venga. Però se non ti piacciono, come purtroppo la maggior parte delle persone, è arrivato il momento di cambiare. E oltre a capire cosa iniziare a fare, bisogna avere dei check di controllo. Quindi, quali sono i tuoi obiettivi di questa settimana? Quali sono le azioni che vuoi implementare? Dove vuoi migliorare? E vai ad analizzarli la prossima settimana, domenica prossima. E così fallo per ogni settimana, ogni 15 giorni, come vuoi tu. Meglio una volta al mese che mai come fanno la maggior parte delle persone, perché una volta al mese quantomeno fai 12 check all'anno e sicuramente non ti troverai, ok,
da qui ai prossimi 10 anni in un posto dove non vuoi essere. Però una volta a settimana, ottimo. Perfetto, spero che ti sia stato utile questo video semplice, ma fidati che le cose semplici, le basi, le fondamenta sono quelle che poi contano, soprattutto se non le fai. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, sostienimi nella mia sfida, nella mia challenge 365 video. Ci vediamo al prossimo video, se non ancora fatto, metti un bel mi piace e iscriviti. Al tuo successo!